Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi trattiamo un argomento un po' noioso che è quello di pulire le vostre voci prima di iniziare a mixarle. Cosa intendo pulire? Diciamo, gli faremo una passata praticamente su Isotope RX e vi mostrerò anche come funziona la funzione Send Return direttamente da Pro Tools. Perché faccio questa procedura? Perché è molto importante nel momento in cui andiamo ad elaborare, a processare le voci in fase di mix, in maniera tale da toglierci tutte quelle sporcizie che ci possono essere su una voce registrata, quindi dal rumore della salivazione della bocca fino a pulire dei click che ci sono all'interno della registrazione. Questo qui appunto lo facciamo in maniera tale che quando andremo a processare i file all'interno di Pro Tools, quindi andremo a fare compressioni parallele o altro, non ci risultano troppo fuori e quindi ci sporcano, diciamo, l'effetto che vorremmo avere appunto con le compressioni parallele, perché tutte queste sporcizie nel momento in cui andremo a tirarle su con una compressione parallela ce le ritroveremo praticamente a volumi altissimi. Quindi passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a vedere come fare. Ok, questa è la schermata di Pro Tools, passiamo sulla voce. Allora, prima di ogni cosa io duplico la voce, quindi faccio duplicate lead vox rx, in questo caso la chiamo già rx la playlist, perché quando andremo ad applicare appunto in Audio Suite il processo di Isotope RX, in automatico ci stamperà la voce direttamente qui sopra, quindi voglio avere nella playlist la voce originale come era prima e la voce poi processata con RX. Quindi successivamente passiamo, diciamo, a processare questa voce qui con Isotope RX in modalità Send Return. Ovviamente tendo a precisare che se volete farlo in standalone lo potete fare e poi vi importate, diciamo, il file all'interno della sessione di Pro Tools, ma se non volete fare tutta questa procedura vi consiglio di farlo in Audio Suite in questo modo. Quindi selezioniamo la clip Audio Suite, andiamo in Isotope Connect. Nel momento in cui faccio Send, in automatico si apre Isotope RX con la traccia Pro Tools Send, ok, Send Back. Quindi cosa vado a fare? Ascolto la voce su Isotope. La prima cosa che vado a fare è un mount the click. Passiamo qui nella schermata dove sono elencati i vari tool e vado a selezionare mount the click. Eccolo qui. Gli do, diciamo, sulle frequenze alte una bella sensitivity. Ora notiamo quanti click andrà a riparare. Ok, chiudiamo questa finestra e qui possiamo ascoltare il file iniziale, quindi senza il mount di click applicato. Proviamo ad ascoltare. Se voi guardate anche qui vedete che va a pulire tutto. See the thoughts, see the thoughts on a fixed image. Blocked wishes damage. Ok, sembra che non sia cambiato nulla, ma in realtà ha pulito parecchio. Possiamo fargli un'ulteriore passata, quindi magari la facciamo, anzi vi faccio ascoltare output click only, quindi vi faccio ascoltare solo cosa andrà a togliere. Aumento un po' la sensitivity perché visto che è già il secondo passaggio. Sentite? Questo è tutto ciò che lui andrà a togliere, quindi andrà a pulire. Ora togliamo l'output click. See the thoughts on a fixed image. Ok, facciamo stop e facciamo render. Quindi l'abbiamo fatto la seconda passata di questo Monday click. Ok, ha tirato fuori altri 283 click, quindi non pochi.
Andiamo ad ascoltare. Centered on the plane, simplify the complicated things, then produce a theory in between, and then shrink down the useless, valueless extremes. See the thoughts on a freak. Sentite com'è molto più morbida, specialmente sulle altissime, no? Abbiamo tolto tutti quei rumori fastidiosi che, una volta appunto processato l'audio in maniera pesante, ci darebbero davvero dei grandi problemi. Inoltre, in questa parte qui, se non erro, vedi, sull'EP c'è la plosiva, ok? Di solito mi piace fare anche il deplosive prima di appunto passare su Pro Tools. Selezioniamo la frequenza limite, quindi io non andrei troppo su, perché essendo una voce maschile comunque andrebbe a tagliare un po' le basse frequenze, quindi la metterei intorno ai 100 Hz, come durezza, diciamo, diamogli un 3, come sensitivity la possiamo lasciare il 5. Anzi, processiamo e dopo ascoltiamo. Se fate caso, sulla parte bassa dello spettro, qui, ok, dove ho il mio mouse, guardate, prima e dopo. Questo è il prima e questo è dopo. Ok? Mi ha pulito tutte quelle parti plosive bruttissime, senza però snaturare il file, perché comunque non stiamo applicando un EQ, ma stiamo applicando un algoritmo che mi va a togliere solamente quella porzione lì, che non è come equalizzare. Ok, è diverso. Quindi ascoltiamo qui, che era un po', diciamo, evidente questa plosiva. Ok, non c'è più, è sparita, però nello stesso tempo il timbro è rimasto quello. Ok, io di solito faccio queste due cose, a meno che la voce non abbia ulteriori problemi, quindi la vado a restaurare, come si suol dire, se ha altri problemi. Se, diciamo, è tutto a posto, questi qua sono i processi che vado a fare. Quindi successivamente, una volta processato il nostro audio, quindi con tutti i mount the click e quello che vogliamo, facciamo send back. L'abbiamo rimandato indietro qui nel plugin di Isotope RX Connect. Ora facciamo render. Ok? Ascoltiamo, vediamo. Straight, analyze the pod under formless rain. Straight, analyze the pod. Straight, analyze the pod. Ok, sentite? Quindi l'abbiamo rimandato indietro, processato. Tutto bello pulito, con le plosive sistemate, e anche fatto il gioco sul click, che è molto interessante. Questo, come vi dicevo prima, vi aiuterà nel momento in cui applichiamo delle compressioni abbastanza pesanti, ok? Quindi magari proviamo questo CLA, ora lo tiriamo a chiodo, sulla voce non processata. Ask of your subconscious straight, analyze the pod under formless rain, and falling down, you wake to a world that will not make sense. Ok, adesso ascoltiamo la voce processata, sempre con l'1176 attivo. Ask of your subconscious straight, analyze the pod under formless rain, and falling down, you wake to a world that will not make sense. Ok, è molto evidente sulle plosive, questo effetto qui, che siamo andati appunto a pulirle, le plosive. È molto, un po', diciamo, meno evidente sulle frequenze alte, ma comunque fidatevi che fa la differenza. Ora, in questo caso qui abbiamo preso una porzione dove è praticamente proprio il suo timbro, il suo modo di cantare, che è molto sporco. Quella roba lì ovviamente non possiamo toglierla, perché toglieremo anche, come dire, caratteristica alla voce stessa, ma non dobbiamo concentrarci proprio su quello sporco, dobbiamo concentrarci più sui click, su quelle cose che vi avevo fatto ascoltare prima, che sono impercettibili, però fidatevi che fatto questo vi aiuterà moltissimo in fase di mix. Blocked wish. Sentiamo qui. Blocked wish. Qua c'è sempre la solita plosiva. Blocked wish.
che qui non c'è più. Blocked witch is the mage. Ok, sentiamo qualche punto Blocked witch. più avanti. What you done and what is gone beyond the body. Sentiamo qui di nuovo. What you done and what is gone beyond the bodies of Black Cross. Sentite, comunque la differenza si sente, è molto molto più pulita. E quindi vi ho mostrato appunto come usare Isotope prima di iniziare appunto a processare le voci. Io di solito questo processo qui di pulire le voci prima di entrare e mixare su Pro Tools lo faccio sempre, o magari una qualche volta in standalone, dipende dalle voci che ho. Se ho poche voci lo faccio con Isotope aperto così in Audio Suite, in maniera tale da avere anche la stampa già all'interno di Pro Tools nella sessione. Se ho tante voci, magari molte volte provo a farle in standalone e poi mi importo il tutto. Insomma, lì come è più comodo per voi. Ovviamente questo sistema di Audio Suite potete utilizzarlo su qualsiasi traccia, ok? Se avete problemi con il basso, volete equalizzare il basso, avete bisogno di fare alcune cose che vanno al di fuori della classica equalizzazione o compressore o compressione, vi consiglio di usare Isotope RX in questo modo. Se volete ricapitolo di nuovo un attimino il tutto per farvi capire cosa ho fatto. Quindi clicco su clip all'interno di Pro Tools, vado in Audio Suite, seleziono RX Connect, mi si aprirà questa finestrella qui, farò send. Nel momento in cui farò send si aprirà in automatico l'editor di Isotope, andrò a fare tutto ciò che ho da fare, quindi the click, the noise, the crackle, insomma quello di cui ho bisogno sulla mia traccia vocale o quel che è. Dopodiché pigiamo send back e lui me la rimanda di nuovo su RX Connect, ok? Clicco render e mi stamperà direttamente la clip in sessione in Pro Tools. Ovviamente, come dicevo prima, fatevi una copia. Io ho la copia originale, quindi della voce originale, ho creato una nuova playlist duplicata, ovviamente, dove ho duplicato questo file e poi ho lavorato sul file duplicato. Ok ragazzi, questo è tutto, quindi vi ho mostrato come pulire le vostre voci prima di iniziare a mixare un brano, che secondo me è una cosa molto utile da fare, in maniera tale da avere meno problemi dopo in fase di mix quando andremo a processare appunto la voce, il basso, quel che sia. Inoltre Isotope è un ottimo strumento sulla, diciamo, pulizia, passatemi il termine, o tutto ciò che c'è da riparare sui vari file, e quindi è un ottimo modo anche per utilizzarlo in fase di mix. Detto questo, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un like, per maggiori approfondimenti scrivetemelo nei commenti, ci vediamo alla prossima, ciao!